Buongiorno ragazzi e bentornati sul canale Valoroso IT. Che cosa abbiamo qui? È un pacco che ho ordinato su eBay e mi è arrivato dopo più di un mese e mezzo di ritardo. Io l'avevo ordinato, doveva arrivare intorno al 14 marzo, invece è arrivato adesso che siamo a fine aprile. Che cosa ho ordinato su eBay? Avevo visto questa inserzione di un Commodore Plus 4 o Plus 4 come lo volete chiamare. Allora il prezzo era inizialmente un po' elevato, ma per fortuna il venditore ha accettato la mia proposta leggermente più alta della metà di quel valore, per cui alla fine il prezzo è diventato piuttosto interessante. Allora, in genere sapete che non sono abituato a parlare di prezzi perché molto spesso poi mi fate dei commenti del tipo: ah, ma se me lo dicevi te lo davo a 25 euro perché ne ho 7 in cantina. Oh, se ne avete 7 in cantina e me lo volete dare a 25 euro, ne compro un altro, tranquilli. Anzi, sto pure cercando un Commodore SX64 l'Executive e sto anche cercando un Commodore 116, per cui se ce li avete in cantina da dare a 25 euro, tranquilli che io li compro, senza bisogno di andare su eBay a fare proposte oscene ai venditori stranieri. Peraltro, sì, c'è stato un buon risparmio a comprarlo, ma d'altro canto le spese di trasporto sono state piuttosto sostenute perché questo computer arrivava dall'Inghilterra e dopo la Brexit, al di là del trasporto, si pagano anche le tasse di importazione e questa cosa non è carina. Il Commodore Plus 4 che ho ordinato è in versione PAL, testato e funzionante. Nonostante ciò, dopo che apriamo il pacco andiamo a vedere se è veramente funzionante. Ogni tanto su eBay si trovano delle offerte interessanti, ad esempio questo, però in realtà, come potete notare, è un prezzo di partenza e poi ci sono sempre queste benedette tasse di importazione che dall'Inghilterra ormai ti ammazzano. È veramente un casino. Alla fine mi reputo abbastanza soddisfatto del prezzo che l'ho pagato, anche perché qua in Italia non lo trovavo a quel prezzo, lo trovavo sicuramente a un prezzo superiore. Anche guardando su altri siti internet questa è stata l'offerta migliore che ho trovato. Poi era un computer che desideravo da tanto tempo, insomma è costato quello che è costato. Se ce l'avete che costa meno, compro anche un secondo, tranquilli, non c'è problema, e anche gli altri computer che vi ho detto prima. Apriamo il pacco e vediamo cosa c'è dentro, dai! Allora, l'imballaggio è così così, anche perché il pacco è un pochino molle. Vediamo se è arrivato integro. Allora, in genere io chiedo sempre al venditore di lasciare diverso spazio tra il bordo del computer e la scatola. In questo caso non è stato fatto, anche che io gliel'ho chiesto espressamente. Perché chiedo di lasciare tanto spazio tra il computer e il bordo della scatola? Perché se la scatola dovesse prendere, anzi scusate, ho detto la cavolata, perché quando la scatola prende una botta, perché sicuramente la botta la prende all'esterno, essendoci più spazio, la botta viene ammortizzata da, non so, patatine, piuttosto che pluriball, piuttosto che altri elementi di imballaggio, piuttosto che raggiunge direttamente, come in questo caso potrebbe aver raggiunto direttamente il computer, ovviamente speriamo di no. In questo caso l'imballaggio è un punto negativo, anche se mi ha fatto lo sconto, punto positivo, poi la merce è arrivata con un mese e mezzo di ritardo, punto negativo, e imballaggio, insomma, un pochino un punto negativo. Peraltro la distanza, guardiamo meglio, io la richiederei su tutti i lati della scatola, quindi questo, insomma tutti gli altri due lati, ma anche il sopra e il sotto, quindi in realtà la scatola ha 6 facce, lo spazio va lasciato su tutte e 6 le facce, che poi va riempito con tutti gli elementi di imballaggio e assorbenti. Proseguiamo il nostro unboxing, vediamo cosa c'è dentro. Alimentatore originale Commodore con la presa a 4 poli e la spina, in questo caso il formato inglese. Per me non è un problema perché avevo comprato l'adattatore che poi ho utilizzato anche per il PET. Questo qua, se vi ricordate, ve l'avevo mostrato quando avevo comprato il Commodore PET, che si può inserire anche una presa inglese 220 volt, sempre 50 Hz. Tiriamo fuori il computer e apriamolo. Anche lo spazio sotto è molto poco.
Un imballaggio veramente debole, debole. Allora, per fortuna non è un mattone, quindi il venditore è stato sicuramente onesto, mi ha spedito quello che ho ordinato. Non sembra ci siano rotture. C'è questa sporcizia che già si vedeva anche sull'inserzione, quindi insomma era una cosa a cui già ero pronto, mi aspettavo. E dai, possiamo provarlo. Innanzitutto provo le tensioni dell'alimentatore, le proviamo con il tester, dopodiché proviamo a collegare il computer al televisore e vedere se veramente parte. Avevo già realizzato un video su come riaccendere un computer dopo tanti anni che è rimasto spento. Qui vado veloce, vi metto il link in descrizione così potete vedervelo con più calma. Allora, misuriamo la tensione di alimentazione. Niente, è partito un secondo, ma allora, il fusibile è saltato appena l'ho collegato, quindi non è che promette tanto bene. Se aveva detto che era testato e funzionante, in teoria il fusibile non doveva saltare subito. Però, dai, cambiamolo, se è solo questo, vediamo che cosa succede. Adesso ci mettiamo quello nuovo. Allora, adesso proviamo dapprima l'alternata. Ok, 10 volte in alternata ci siamo, perfetto. Adesso sposto i due coccodrilli qua sotto sulla continua e poi vediamo se parte. Sì, perfetto. Dai, per fortuna si è rotto solo il fusibile, quindi l'alimentatore funziona. Proviamo a collegare il computer al televisore e vediamo se funziona, se parte. Dopo un inizio così poco sprintoso, bah, incrociamo le dita, dai, incrociamo le dita e colleghiamo. Televisore già su audio video, possiamo procedere a accendere il computer. Non mi pare molto contento. Non va. Pur accendendosi il LED, non va. Niente ragazzi, questa sfiga dei computer che mi arrivano con qualche cosa che non va, mi continua a perseguitare. Quindi non so, probabilmente contatterò il venditore perché se mi dice che è testato, io mi aspettavo che fosse un computer testato e funzionante. Un po' ci sono rimasto male, devo dire la verità, ci sono un po' rimasto male perché alla fine tu ti fidi di una persona, vai a comprare il prodotto con su scritto a posto e poi ti arriva e non è a posto
insomma un po' mi dispiace. Spero di riuscire a ottenere almeno un rimborso o di rispedirlo indietro, vediamo un po' cosa succede. Alla fine l'ho acquistato su eBay, pagato con PayPal, quindi dovrei essere leggermente tutelato. Vedremo, dai, vi saprò dire. Nel frattempo niente. Se anche questo video vi è piaciuto, potete mettere un like e farmelo sapere nei commenti. Per essere avvisati quando pubblicherò altri video relativi a retrocomputer e elettronica vintage, vi invito a iscrivervi al canale YouTube e attivare la campanella delle notifiche. Ci vediamo, ciao ciao!